Bambino! Bambino! Peppinuccio, sbrigati! La carrozza per Napoli è pronta! Sono nato nel 1846 a Barletta, nelle Puglie. Mio padre Raffaele De Nittis era uno dei più grandi proprietari del paese. Mia madre era sua cugina e si volevano bene da bambini. Mio padre era un liberale, ma il governo di Ferdinando II non scherzava in fatto di idee politiche. E una notte, mia madre era allora incinta di me, la polizia irruppe in casa nostra per arrestare mio padre. Dopo il parto, mia madre morì di dolore e fu soltanto con la rivoluzione del 1848 che mio padre uscì di prigione. Eravamo 4 fratelli, Vincenzino, Raffaele, Carlo e l'ultimo ero io, Giuseppe. A Barletta avevo preso lezioni di disegno dal pittore Calò. Volevo diventare un pittore. Da qui la grande collera di Vincenzo. A Napoli, e più ancora nei nostri paesi di provincia, essere artisti vuol dire bohème. Ostinato, io intanto ripetivo: sarò pittore! E me ne andavo vagabondando per le strade, procurandomi tele e colori come potevo, mentre la mia educazione artistica si veniva formando da sola. Quando lasciammo Barletta per trasferirci a Napoli, venni sottoposto a un sistema di istruzione abbastanza singolare. Io, intanto, giravo per la campagna dipingendo e il procurarmi i colori indispensabili mi costava una fatica da non credere. Ogni mattina, prima dell'alba, uscivo di casa e correvo a cercare i miei compagni pittori, molto più grandi di me, Rossano e Marco De Gregorio. Che bei tempi! Con tanta libertà, tanta aria libera, tante corse senza fine, e il mare, il gran cielo e i vasti orizzonti. A volte, felice, restavo sotto gli improvvisi acquazzoni, perché, credetemi, l'atmosfera io la conosco bene. E l'ho dipinta tante volte. Conosco tutti i colori, tutti i segreti dell'aria e del cielo nella loro intima natura. Oh, il cielo! È con il loro cielo che io mi raffiguro i paesi dove sono vissuto. Napoli, Parigi, Londra. Li ho amati tutti. Amo la vita, amo la natura, amo tutto ciò che ho dipinto. Mi iscrissi alla scuola di belle arti di Napoli, ma la frequentai soltanto per pochi mesi. Aveva il mio professore più antipatico che si possa incontrare. Un giorno egli mi strappò brutalmente il carboncino di mano e prese a correggere. La sua mano brutale calcava il carboncino sul mio foglio. Io ridevo di quel riso nervoso, irrefrenabile, che in me precede la collera. Presi il mio fazzoletto e, guardando dritto negli occhi il professore, cancellai dal mio foglio tutte le correzioni. Non siete certo voi a poter far questo, dissi. Sono io, mannaggia! Tutto ciò mi disgustò. E da allora abbandonai la scuola e divenni maestro di me stesso. Fine del 1866 mi stabilì a Portici, ove lavorai fino al giorno della mia partenza per la Francia. Mi sposai il 29 aprile 1869, 8 mesi dopo il mio arrivo a Parigi. Avevo soltanto 23 anni. Eravamo 2 ragazzi senza esperienza. Ci eravamo capiti sin dal primo incontro. Mia moglie, malgrado la sua aria quieta, era dotata di molta immaginazione e io, da parte mia, non ho mai avuto abitudini di vita convenzionale. Nessuno dei paesi che io ho conosciuto aveva la dolcezza di questa bella terra di Francia. Le rive della Senna mi incantarono. Nel 1874 andai a Londra per la prima volta, dopo aver spedito al Salon il mio quadro Che freddo. Jack non aveva che 21 mesi. Parigi è tutta bianca di neve. Una bianca coltre ricopre per tutta la lunghezza del viale i rami spogli, le poche foglie ancora attaccate e le grate dei cancelli. A una svolta si profila una figurina gracile e minuta. È un fanciullo? È una donna? È un giapponese vestito di azzurro che con gli occhi spalancati ammira il paesaggio. Per me è una visione del Giappone. Finalmente siamo sugli a Saint-Germain. Quanto bisogno avevo di questa solitudine? Parigi distrugge tutti. Il mio destino mi ha fatto trovare la terra dei miei sogni a 2 passi da qui. Ho già 38 anni ed è tempo che cominci a ragionare. Saranno dei giorni magnifici e avremo tanti fiori di ogni specie. Un vero paradiso. Alleveremo una quantità di animali bianchi, trampolieri rosa e ibis. È un vecchio sogno.
è il ritratto più famoso della moglie Leontine Guvel. Chiamata Titina dal pittore, era minuta e all'apparenza delicata, e le robuste donne della famiglia De Nittis, quando la conobbero, con suo grande fastidio, se la presero in grembo. La fortuna parigina di Giuseppe De Nittis fiorì anche nel salotto che Titina organizzava nella loro dimora e che presto divenne uno degli appuntamenti mondani frequentati dalla crème intellettuale di Parigi. Non vi do la mano, vi sto preparando un piatto. Peppino salutava così i convitati del sabato sera e tornava ai suoi manicaretti, mentre Titina li intratteneva con il suo inappuntabile savoir-faire. Nel salotto dei De Nittis poteva capitarti di incontrare Zola, Wilde, Manet, Degas Ceccioni, Tissot, la principessa Bonaparte e la contessa Primoli, l'anarchico Cafiero, Dumas figlio e i fratelli Goncourt. Fu proprio Maud de Goncourt a definire il ritratto di Leontine la più grande sinfonia del bianco e lo descrisse con queste parole. Sullo sfondo di un paesaggio invernale ben innevato, Madame de Nittis si staglia in un abito color gloire de Dijon, con le spalle e le braccia nude, spazzolate da merletti, la cui pieghettatura trasparente è come in volo in questo poema del bianco freddo e del bianco tiepido. In primo piano solo la nera macchia di un piatto di smalto su cui posa una tazza di cina blu. E concluse: non ho ancora visto in pittura niente di così vaporosamente luminoso e una qualità di pastello così nuova, così al di fuori dei procedimenti dei pastelli antichi. Un poema di bianco freddo e bianco tiepido, scrisse Edmond de Goncourt, in un tempo in cui la sfida fra chiari era il campo d'eccellenza della pittura, dal duello luminoso fra l'incarnato e le lenzuola sfatte della scandalosa Olimpiade di Manet, alla bella errandizia della sinfonia in bianco di Whistler, alle signore in bianco di Boldini, al candore dell'abito nell'opera Seaside dell'amico artista inglese Tissot, dipinto quest'ultimo particolarmente vicino per impostazione della figura, l'ambientazione e il controluce del volto sulla finestra al ritratto di Leontine. La tecnica a pastello ebbe fortuna nel Settecento e nel XIX secolo fu ripresa dagli impressionisti, a cominciare proprio da De Nittis, Degas e Boldini. È una tecnica versatile, capace di rispondere alle esigenze di rapidità d'esecuzione, di praticità ed esaltazione della luce e delle sue trasparenze e vibrazioni. De Nittis la padroneggiò con grande virtuosismo e fu capace di raggiungere potenze di colore e sorprese di modellato che l'impiego dell'olio non potrebbe superare, come rilevò il critico giornalista Albert Wolff. La figura di Leontine occupa la parte destra del riquadro per evitare la staticità della posizione centrale e la sua linea verticale interseca l'orizzonte della mensola della finestra, lievemente inclinata, sempre per ovviare alla fissità dello schimo ortogonale. Il piccolo vassoio smaltato con la tazza cima blu è la chiave d'ingresso e la linea di fuga ci guida su Leontine, i cui occhi si riaccendono dello stesso blu. Le note scure del vassoio e delle lacche riecheggiano nei capelli, al vertice di un triangolo che dà risalto al volto di Leontine. Tagliati al bordo del quadro restano il tavolino e il limite sinistro della finestra, per restituire il senso della continuità dello spazio, oltre l'immagine, un'apparente casualità, volta a trasmettere la freschezza di un'atmosfera colta nel suo divenire. L'opera Colazione in giardino è ritenuta una delle immagini più vitali dell'epoca moderna. Lo è per il senso di attimo rubato al divenire della vita, colta proprio nel suo svolgersi, l'eternità nell'effimero presente. Attraverso il tema della colazione in un contesto naturale, caro agli impressionisti, l'artista ritrae Leontine, il figlio Jacques, ed evoca la propria presenza nello schienare della sedia in primo piano, spostata, come a dare la sensazione di essersi appena allontanato per cogliere la scena. L'arrivo di un'anatra, forse attratta dalle briciole, richiama l'interesse dei protagonisti, ritratti in una penombra densa di intimità domestica e ingemmata dai luminosi riflessi degli argenti, dei vetri e delle porcellane cinesi sulla tovaglia candida. Il profilo in penombra di Jacques si staglia sulla macchia di luce mattutina che illumina il verde del prato, esaltandola. I punti d'accesso sono la spalliera in primo piano e il tovagliolo spiegazzato che introducono alla riverberante natura morta della tavola, glorificata nell'effervescenza dei vasi di fiori. Il punto di fuga del tavolo è decentrato e lo spigolo finisce fuori dall'inquadratura, come anche la spalliera delle sedie, scelte che discendono dalla rivoluzione dello sguardo legata all'invenzione della fotografia, la diabolica invenzione francese, che valorizzò i margini delle scene tagliando le figure e che sbilanciò le composizioni
composizioni nel nome di un'immediatezza, capace di trasmettere la vitalità inafferrabile del presente. Il dipinto fu esposto al Salon del 1884, nell'anno della morte improvvisa dell'artista, che, abbandonata la frenesia cittadina, aveva deciso di ritirarsi nell'intima quiete dalla campagna di Saint-Germain-en-Laye, inseguendo il sogno di una felicità quotidiana, fatta di giorni magnifici con tanti fiori di ogni specie, come recitano le ultime frasi del suo taccuino di memorie.